all'ombra di Erice, il cui territorio una volta tutto dominava fino al capo di San Vito. L'Agro Ericino si estende a nord-ovest della Sicilia, interrotto da promontori che, come il Cofano, a strapiombo vegliano sul mare, e da altri che si rivolgono verso l'entroterra. Tra Oriente e Occidente, come rocciosi oranti, tali maestosi giganti sembrano inchinarsi ora guardando l'alba, ora volgendosi al tramonto. E tra le testimonianze più recenti del passaggio dell'uomo, con cui questa terra, spesso duramente, continua a fare i conti, la natura propone al paesaggio le sue forme armoniche ed enigmatiche, con cui l'uomo stesso, in un modo o in un altro, si ritrova a confrontarsi. Guglielmo Gambina, in arte Memmo, è una guida naturalistica, ma non solo. Memmo è anche un grande sognatore. Innamorato di questo territorio, il suo obiettivo è quello di rendere fruibili, a beneficio di tutti, dei luoghi dalla bellezza spesso sconosciuta e inattesa. Uno di questi luoghi, in particolare, si trova proprio nell'area dell'Agro Ericino. Ci troviamo nel territorio di Custonaci sul Monte Sparagio, circa 450 metri di altitudine di questa bellissima montagna. Questo è un luogo molto particolare, selvaggio ma nello stesso tempo magico, in quanto offre delle particolarità che con il passare del tempo hanno creato passione al sottoscritto, soprattutto per quanto riguarda la promozione di questo bellissimo territorio. Questo luogo è particolarmente suggestivo in quanto pieno di monoliti o comunque di pietre, massi, con allineamenti molto suggestivi, particolari, con il sole dentro, soprattutto quando si parla di albe o di tramonti. Hanno degli allineamenti gli stessi monoliti con i solstizi, legati semplicemente ad albe o tramonti, oppure addirittura con gli equinozi. Ma è la cosa caratteristica che se ne trovano in ogni angolo, sia sul Monte Sparagio sia su altri versanti. Qui noi abbiamo addirittura 7. Di suggestioni si discute in tutta onestà e sul filo del rasoio, tra la fede e la disillusione, ci si domanda quanto di convincente vi sia nelle affermazioni di chi ritiene ci si trovi innanzi a veri e propri calendari solari, adoperati tra la fine dell'età del bronzo e l'epoca arcaica, per venire a conoscenza dell'esatto momento in cui da una stagione si passa alla successiva, e tra chi, di contro, sostiene si tratti soltanto di suggestivi monumenti naturali. Nessuna evidenza archeologica sui luoghi in cui tali monoliti sono stati ravvisati, nessuna informazione sul punto di osservazione idoneo a identificare in un'alba o in un tramonto l'esatta posizione del Sole durante un solstizio o un equinozio. Un altro punto enigmatico sembra riguardare l'iconografia dell'immagine della Madonna di Custonaci, patrona dell'Agro Ericino. Alla destra di chi osserva l'immagine, fa parte del paesaggio raffigurato nel quadro, presumibilmente basso medievale, l'immagine di una roccia forata. C'è un trilite davvero molto suggestivo che si trova a pochi passi da qui, da questo luogo, che la prima volta che l'ho visto mi ha colpito, mi ha illuminato, nel vero senso della parola, mi ha illuminato l'anima. Stavo salendo in macchina per raggiungere un bosco qui vicino, il bosco Giacolamaro, improvvisamente vidi un trilite, una roccia forata,
Giusto in quel momento stava calando il sole, quindi era il tramonto, e il sole si allineò perfettamente con il foro centrale di quel masso. Con il passare del tempo ho scoperto che si trova all'interno anche dell'iconografia del quadro della Madonna di Custonaci, o presumibilmente andava a somigliare lo stesso trilite che si trova all'interno dell'iconografia del quadro della Madonna di Custonaci, e questo è veramente molto molto suggestivo. Come avviene anche per la raffigurazione del Monte Cofano, che specularmente compare alla sinistra del quadro, quella roccia forata sul dipinto è solo una rappresentazione del territorio protetto dalla Madonna, attraverso alcuni dei suoi tratti caratteristici, o esiste un nesso tra Maria, generatrice di Gesù, luce del mondo, e le rocce che indicherebbero il cambio delle stagioni per le antiche popolazioni di agricoltori e pastori? E tale nesso, se mai esistesse, era conosciuto da chi nel Medioevo dipinse il quadro? Sembra non esistano tracce storiche di un simile accostamento, e sono troppe le domande che non hanno e forse non avranno mai delle risposte. Ecco perché non possiamo che auspicare che degli studi sistematici e interdisciplinari abbiano presto luogo, al fine di ottenere dei riscontri di carattere scientifico a quelle che sin qui appaiono solo come degli intriganti e suggestivi quesiti.